È una nave, Duce, a 30 chilometri, completamente invisibile. L'impero d'Etiopia ci costerà miliardi e ci darà un deserto. Questa tecnologia ci renderà padroni del Mediterraneo. Annullate i piani per l'impresa africana, tutti i fondi al progetto di Balbo. E così la storia deviò il suo corso. L'Italia non conobbe sanzioni, ma accordi. Le navi non furono più chiodate, ma saldate. E mentre il mondo si preparava a una guerra di uomini, l'Italia stava costruendo una guerra di macchine. Aveva scelto il futuro. Bersaglio acquisito. Ingaggio. La chiamiamo vittoria, ma guardate il prezzo. Avete visto i vostri generali? Stanno scappando! Unitevi a noi! Il valore non basta, maresciallo. Il fango ha sconfitto i vostri uomini, ma le vostre armi li hanno condannati. Vi aiuteremo a rimediare. La Spagna aveva insegnato la sua lezione più crudele, che il cielo da solo non basta. Nel fango di Guadalajara l'Italia aveva perso una battaglia, ma trovato un alleato. A Madrid a sfilare non erano due eserciti, ma l'embrione di un'unica, terribile macchina da guerra. Con questo ferro vecchio vogliono conquistare il mondo. L'ora è giunta, l'Aquila di Roma deve tornare a volare sull'Epiro e sull'Illiria. La storia ci chiama. Duce, la storia ci chiama a non morire per niente. In Spagna i nostri cieli hanno vinto, ma i nostri fanti sono stati massacrati. Annullate i piani, prima l'acciaio, poi la gloria. L'Italia rinunciò a una piccola guerra per prepararsi a quella grande. Per 2 anni il rombo delle fabbriche sostituì quello dei cannoni. It is finished. Please God, let there be peace. In the Great Hall in Munich, the peace for our time. Non è pace. È solo un respiro, prima che la tempesta si scateni. Duce, la Spagna ci ha insegnato una lezione. Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo legare il nostro acciaio a quello tedesco. Ora. La vostra visione del mare è impressionante, maresciallo. Ma la guerra si vince sulla terra, e la terra richiede acciaio pesante. Così nacque l'asse d'acciaio, non con un patto firmato davanti al mondo, ma con progetti scambiati nel segreto. L'Italia ottenne la forza per il suo esercito, la Germania gli occhi per la sua flotta. Generale, la vostra vittoria è solo l'inizio. Gibilterra è una pistola puntata al cuore del nostro mare. Dobbiamo disarmarla. Così, mentre il mondo credeva che la guerra di Spagna fosse finita, un'altra, più silenziosa, era appena iniziata. 3.000 uomini, armati di acciaio e di pazienza, diventarono l'ombra vigile dell'Italia, in attesa del giorno in cui le colonne d'Ercole avrebbero tremato. L'Alsazia e la Lorena devono tornare alla Germania. La Francia pagherà per il 18. L'attacco sarà rapido, totale. Dobbiamo agire subito, maresciallo. I tempi sono maturi per l'operazione che abbiamo discusso. Generale, il coordinamento deve essere totale. Propongo una cabina di regia condivisa, qui a Roma. Quella notte a Roma non si siglò un'alleanza. Si caricò una pistola. Ogni stretta di mano era un colpo in canna. Il mondo non lo sapeva ancora, ma in quella stanza silenziosa il dado era stato tratto. Segnale inviato. Il
Sbarco è aperto. Segnale ricevuto. Stiamo entrando. Fase 2. Avanti. Sabotate le valvole! Aprite le valvole! La nave non deve cadere nelle loro mani! Affondatela! Quella notte il Mediterraneo cambiò padrone. L'Italia aveva conquistato l'acciaio, ma aveva perso per sempre l'illusione dell'innocenza. La guerra non era più una promessa, era diventata realtà. A che punto siamo? Controllate la rotta. On n'a plus rien. C'est coupé partout. Essayez la fréquence de secours, dépêchez-vous. L'Italia non aveva combattuto solo la Francia, aveva combattuto il mare, il buio e la tempesta e aveva vinto. Quell'alba sulle coste dell'Africa, il Mediterraneo imparò un nuovo nome. Avanti, svelti! Mantenere il passo! Imbarco prioritario! L'Italia non aveva combattuto solo la Francia, aveva combattuto il mare, il buio e la tempesta e aveva vinto. Quell'alba sulle coste dell'Africa, il Mediterraneo imparò un nuovo nome per la paura. Fase 1 completata. I pesci hanno abboccato. Fase 2. Scatenate l'inferno. Ora. Avanti, avanti! Copertura! Muoversi, più veloce! Damage report! What the hell happened to the rudder? I don't care. Fire all guns. If we sink fighting. Prendete il ponte! Attenzione al fuoco nemico! Avanti, copertura! Quella notte le colonne d'Ercole crollarono. L'Italia aveva chiuso il Mediterraneo con la forza e l'audacia. Dépêchez-vous! Par ici, les enfants! Attention derrière! La France cesse le combat. L'Italia non chiede terra, signori, chiede il futuro. Chiediamo il controllo dei cantieri navali e dei brevetti sui motori aeronautici. La Francia era caduta, ma l'asse non aveva conquistato solo una nazione, aveva conquistato il suo cuore industriale. La guerra di conquista era finita. Iniziava la guerra di produzione e l'Europa era diventata un'unica sterminata fabbrica d'armi, pronta a sfidare il resto del mondo. Signori, l'orso russo si è svegliato. La Polonia non intende diventare la sua prima preda. Generale, la Polonia non sarà uno scudo. Sarà la punta di lancia del nuovo ordine europeo. Così, per paura di un nemico comune, due antichi rivali divennero fratelli d'armi. La Polonia si trasformò nel bastione d'Oriente, un muro d'acciaio e di uomini contro la steppa infinita. Sul continente si stava formando un nuovo legame, forgiato nel gelo e nella paura. L'Europa aveva trovato il suo nuovo confine.